Ciao ragazzi, bentrovati, io sono James, sto correntemente spiaggiando in quel di Southampton. Preparatevi perché oggi qui a Winter Quartering andremo a fare un tutorial di Plantagenet Cousins War for England 5985, edito da GMT Games, game design by Francisco Gradile, Levian Campaign, number 4, dai che andiamo! Ed eccoci qui, quarto capitolo della Levian Campaign, dicevamo, questo è ambientato in Inghilterra, XV secolo, tardo medioevo, la fine del medioevo, quindi un bel salto rispetto agli altri e ci farà rivivere la guerra delle rose. Se volete approfondire il contesto storico decisamente consigliato per ogni buon wargame, ho fatto un video che potrete andare a recuperare, rubrica The Story Behind, dove analizziamo il contesto storico e la storia dietro i giochi, storia intesa come racconto, cosa ci raccontano e ci portano, e se volete verificare un unboxing dei componenti eccetera, abbiamo fatto anche quello eventualmente, elencando anche brevemente qualche differenza dagli altri. Oggi andiamo però a fare un deep tutorial dettagliato, cercheremo di mettere i timestamps sulla barra del video perché sarà un video consistente, cercheremo di andare in dettaglio e a pulsare ogni regola e regoletta possibile. Eventualmente se ci sarà qualche correzione, perché ci possono essere degli aggiornamenti delle regole, come è stato anche con Inferno. 2, perché magari non sono infallibile e mi dimentico qualcosa, li metterò nella descrizione dei video, farò una sezione errata e fuck, così siamo tutti tranquilli. Ma cominciamo a bomba, andiamo subito dritti e spieghiamo cosa stiamo vedendo. Allora, come al solito, mappa movimento punto a punto, collegate a strade, i punti sono fatti dalle location che si chiamano locals, più specificamente strongholds, sono di 3 tipi. Abbiamo le city, le fortress e le town. Qui c'è anche il Bamburg, se qualcuno conosce la Kingdom, Newcastle che è una city, Scarborough che è una town. Oltre a questo ci sono 3 luoghi speciali, uno è Harlech, l'altro ovviamente è la nostra London e poi ragazzi abbiamo anche Calais. Analizzando invece la mappa notiamo che è composta da 4 regioni, c'è tutta l'area delle Midlands che è un po' terreno aperto, campo di battaglia, poi c'è il Wales delimitato, vedete, da questa linea, c'è il North che è la marca confine con la Scozia delimitata da questa linea qui, poi abbiamo il South delimitata da questa linea qui. Queste 3 aree saranno importanti, incideranno nel modo in cui si possono fare punti vittoria. Vediamo poi le nostre strongholds che sono collegate da strade che si dividono in highways, che sono le antiche strade romane, che sono queste in grigio più rosso. Abbiamo le roads, queste marroncine, e poi abbiamo anche i paths, questi verdi, ok, quindi il Tergalles è un attimo un po' impraticato anche qua. Bene, notiamo subito poi che abbiamo un sacco di ancore, perché le ancore rappresentano cose, grattacieli, no, i porti. Sono presenti in numero consistente in tutta la costa, ma perché abbiamo anche 3 mari, l'Irish Sea, l'English Channel,
e North Sea sono 3 aree distinte e andranno ad incidere in modo determinante anche sui movimenti, perché sarà molto più importante il movimento navale rispetto agli altri capitoli. Abbiamo poi delle boxes, queste scatolette qua astratte, che indicano la Borgogna, la Scozia, l'Irlanda e la Francia. Questi sono luoghi in cui i lord possono fuggire in esilio o ritirarsi in esilio, insomma, per poi ritornare in un secondo momento. Questi saranno sempre indicati con il favore di una delle due fazioni. Vediamo qui per esempio la Borgogna è un luogo d'esilio per gli Yorkists, mentre la Francia in questo scenario è luogo d'esilio per i Lancastrians. Le due fazioni sono i Lancaster e gli York. Questo comunque cambia sempre a seconda del momento storico, dello scenario in cui andiamo ad operare. Questo ricordiamo che è un conflitto che dura 30 anni, quindi si differisce anche un po' dagli altri titoli della serie, in quanto rappresentavano 1-2 anni di operazione militare. Queste sono caselle speciali, non possono mai cambiare allineamento durante la partita, non è mai possibile entrarci dalla mappa, è solo possibile uscire e appartengono a una determinata fazione. Poi cosa c'è qui sopra? Il nostro caro vecchio amico il calendar. Qui in questo titolo è rappresentato da 15 caselle, ogni casella vedete proprio un calendario. Qui rappresentano da 60 oppure 90 giorni, vedete gennaio, febbraio, marzo. Il nostro calendario come sempre ci indica i turni in corso, perché ogni casella corrisponde a un turno che sarà rappresentato dal nostro bellissimo vecchio amico il marker Levy and Campaign, perché ogni turno è suddiviso da 2 grandi fasi, che è la prima fase di Levy, che è una fase di organizzazione e pianificazione strategica, e la fase Campaign, dove si fanno cose, si va a agire sulla mappa in maniera pratica. Sono poi presenti dei reminder in certi turni, perché ci sono vari step magari eventuali che in altri turni non vengono svolti. Come sempre possiamo trovare cilindri dei lord calendario che possono essere chiamati al nostro servizio durante la partita. L'altra grande novità di questo titolo è questo mega tracciato qui che va fino al 45. Questo cosa ci indicano? Diverse cose. Avremo per esempio questo segnalino Influence Points, IP, punti influenza ragazzi, che corrispondono a punti vittoria. Infatti ogni scenario avrà una soglia di punti vittoria, in questo per esempio adesso 40, chi arriva a 40 vince, e questa è una barra che funziona in doppio senso. Questo è un segnalino doppia faccia che può andare a favore degli York o dei Lancastrians, quindi per esempio se questo è a 5 in favore dei Lancaster e gli Yorks guadagnano 6 punti influenza, questo andrà giù di 1, 2, 3, 4, 5 e poi va su di 1 dal verso degli York. Questo indicherà sempre i valori netti. Pensate a questo tracciato come se dallo 0 partissero altri numeri, okay? Solo che facciamo sullo stesso girando i segnalini. Punti influenza, oltre ad essere punti vittoria, sono una risorsa fondamentale nel gioco, quindi quando ci si riferisce a spendere punti influenza o a guadagnare, si riferisce sempre allo spostamento in avanti o in giù di questo segnalino da un verso o per l'altro. Altri marker che troviamo qui sono gli indicatori delle town, delle fortresses, delle cities. Anche questi tutti double sided ragazzi, perché è sempre stesso principio. Ogni stronghold locale nella mappa, anche località speciali come London, rappresenta un controllo politico che si divide in 3 step. Può essere a favore di Lancastrian, rosa rossa, neutrale, non avere niente, oppure a favore degli York. Si tiene traccia di tutto questo nel tracciato e mostrerà sempre il valore netto. Quindi per esempio se gli York hanno 3 fortresses e i Lancastrian 1, questo mostrerà un 2. Questo si aggiorna, tanto per chiarire, dato che dimostra un valore netto. Se gli York perdono una fortezza andrà giù di 1 comunque. Quando i Lancastrian la guadagneranno andrà giù di 1 comunque, perché è sempre un valore netto. Quando uno perde una fortezza o qualcosa non è automatico che la guadagna l'altro. Cosa serve avere il controllo politico nella mappa? Ovviamente a fare punti vittoria che si calcoleranno alla fine di ogni turno nella fase Tides of War. Andremo poi a vedere nello specifico come si ottengono, ma facendo un riassunto, ovviamente è favorevole controllare la maggior parte di tutti questi tipi di fortress.
Sarà fondamentale dominare il dominio di queste 3 regioni, come anche avere il controllo dei 3 luoghi principali, che ricordo sono Calais, Londra e Harlem. Però avere il controllo delle varie strongholds nella mappa incide anche per come e se possiamo fare certe azioni, e incide strategicamente nella nostra maniera di operare, che è una cosa principale e va a braccetto con il resto. Come sempre anche in questo capitolo abbiamo vari scenari tra cui scegliere quando vogliamo impostare una partita, tutti contenuti nel nostro rulebook. Ci sono scenari che magari rappresentano solo un turno, alcuni 3 turni, alcuni 7 turni, tutto. E poi abbiamo anche una campagna per rappresentare la guerra proprio delle rose, lo svolgimento dei conflitti nei 30 anni, o principalmente nei 3 periodi in cui c'era un conflitto continuo armato, che andrà a fare 3 scenari in cui si giocheranno in tutti e 3 i 15 turni completi, e saranno collegati l'uno all'altro perché qualche personaggio potrebbe uscire di scena, quindi verrebbe rimpiazzato magari da regole di successione, bla bla bla, insomma varie regole specifiche che in questo tutorial non ci addentreremo, sono descritte nel nostro rulebook. Là starà a noi decidere cosa e quando vogliamo giocare e perché. Come ho fatto per Inferno, io spiegherò il gioco seguendo la sequence of play del nostro player aids, quindi passo passo andremo a vedere tutto quello che si potrebbe fare nei vari steps di un turno. Quindi inizio del turno, fase di levi, prima metà del turno, e andiamo subito col segmento di Arts of War, che coincide con il nome delle nostre carte, come in tutti i titoli Levy and Campaign. Andiamo subito a vedere come si compone il mazzo di carte a inizio partita, perché qui abbiamo delle differenze, ce lo dice ovviamente lo scenario, ragazzi, quindi niente di eclatante. Ma ci sono delle carte che non presentano alcuna rosa al centro, queste andranno utilizzate in tutti gli scenari. Sono poi carte che presentano una rosa, quindi magari vi dicono mettete tutte quelle con una rosa. Sono altre carte che hanno le 2 rose, e poi fino ad arrivare a carte che hanno le 3 rose. Quindi questi rappresentano anche gli eventi magari temporali che sono successi prima o dopo, collegati eccetera, perché tutte queste, come sapete, sono tutte contestualizzate anche nel nostro background book. Fase Art of War, primo turno soltanto, ragazzi. Come sempre solo nel primo turno si pescano 2 carte e vanno implementate per la loro capabilities. Le carte, vediamo, sono doppio uso. La parte inferiore è la capability, che è un'abilità che può essere assegnata a uno dei nostri lord. La parte superiore invece è la parte evento, quindi o la consideriamo così o la consideriamo così. Primo turno di ogni partita la consideriamo così, peschiamo 2 capabilities a caso. Vediamo qui, i nostri lord ovviamente sono rappresentati in mappa da questi cilindretti che andranno a muovere sui punti, ma ad ogni cilindro corrisponde un mat, lente di ingrandimento, tutto quello che corrisponde a quel lord, quindi avrà i suoi assets, monete, cards, provender, ships, le sue truppe e più una carta del lord. Qui ogni lord non ha il proprio tappettino perché ci sono 30.000 lord che muoiono, entrano eccetera, ma ogni lord ha una carta che viene posta nel suo tappettino in cui sono indicati i suoi valori, le sue proprietà e i suoi assets, truppe di partenza, e ogni lord ha anche una sua retinue, ok, che è una caratteristica introdotta in questo capitolo. Torniamo alle Arts of War. Ogni lord può essere equipaggiato con fino a 2 Arts of War. A differenza degli altri capitoli, quando un lord ha 2 Arts of War, io non posso equipaggiarne una terza eliminandone un'altra. No, quando ne ha 2 assegnate, ne ha 2 assegnate finché non va fuori mappa e deve fare disband. Ok, quindi attenti come assegniamo le cose, perché qua sono abbastanza definitive. Non si possono neanche scartare volontariamente, a meno che non c'è qualche evento che ti dica di fare qualcosa o robe strane che rompono le regole. Comunque massimo 2 Hearts of War, quello che metti carta in toia non si descoe, cioè nel carta in tavola qua resta. Vediamo come sono fatte le capabilities, perché non tutte possono essere date a tutti. Abbiamo delle capabilities con scritto any, queste le possiamo dare a qualsiasi ovviamente, oppure magari c'è lo stemma, l'araldica di un lord, per esempio questa è King's Parley, la possiamo solo andare a Harry the Sixth, vedete? C'è la sua araldica.
Oppure vediamo questa carta qui che ha l'araldica di Somerset, di Exeter e del conte di Buckingham. L'abbiamo data a Somerset, quindi ne peschiamo 2 a caso dal nostro mazzo che abbiamo mescolato e dobbiamo assegnarle, prima una e poi l'altra, ovviamente non le peschiamo tutte e 2 assieme e poi le assegniamo. Da notare una cosa: le fazioni sono 2, abbiamo detto, quindi sono gli Yorkist, rose bianche, Lancastrians, rose rosse, ma in ogni scenario una fazione sarà la fazione dei Rebels, dei ribelli, e l'altra sarà la fazione dei Royalists. Questo può cambiare da scenario a scenario, perché per esempio nella fase iniziale della guerra i Yorkist sono i Rebels, perché il re è Henry VI Lancastrian, ma negli scenari successivi, per esempio verso la fine, i Royalist saranno gli Yorkist, perché il re sarà Riccardo III, mentre i Rebels saranno i Lancastrians, ma dipende da scenario a scenario. Insomma, abbiamo detto che è un conflitto da 30 anni. Comunque, quello che ci interessa a noi è che in ogni fase agiscono sempre prima i ribelli, i Rebels, poi i Royalist, the King's Side, ok? Quindi fase Hearts of War, prima i Yorkist pescano 2 capabilities, le implementano, poi i Lancastrian fanno lo stesso. A partire dal secondo turno, invece, nella fase Hearts of War si pescheranno sempre 2 carte, ma saranno implementati gli eventi. Quindi per esempio gli Yorkist pescano questa Yorkist Blocks Parliament, this levy, cioè questa fase di levy, quando il segnalino è posto a levy. Questo ti dice che i Lancaster non possono reclutare vassalli, eccetto per eventi. Poi abbiamo i Tax Collectors, implementiamo anche questa. Quindi sono carte che interessano una fase o degli effetti ricorrenti durante il turno, per esempio. Oppure possono essere, questa è una carta Lancaster, abbiamo le carte Hold, queste le teniamo in mano e le implementiamo quando specificato dalla carta e riteniamo giusto farlo. Non abbiamo un limite di carte in mano, e questa per esempio ci dice che la giochiamo in una battaglia, play in battle, quindi sappiamo benissimo quando giocarla. Fatalità, questa va contro gli Yorkist Blocks Parliament, che dice non possiamo reclutare vassalli, accetto dall'evento. Questa ci dice che in battaglia possiamo tentare di reclutare un vassallo, e questo è un evento, quindi questa la possiamo giocare anche se c'è il blocco del Parlamento degli Yorkist. Quindi carte che teniamo in mano, carte che interessano una certa fase, carte che fanno robe, insomma, ma abbastanza self-explanatory, centric Englishman che sono oggi, perché siamo qui in Gran Bretagna. Dopo la fase di Hearts of War c'è una fase che non avviene mai, non fatela, non bisogna farla nel primo turno di gioco, mi raccomando. Però adesso la spieghiamo, facciamo finta che sia il secondo turno di gioco, andiamo dritti, ma il primo turno no ragazzi, mi raccomando. Una fase che non piacerà per niente a chi le braccine corte come i T-Rex, perché è la fase di pay, you pay, qua si paga un sacco ragazzi, quindi siete tirchi, non vi piacerà la storia. È una fase in cui bisogna pagare le truppe che abbiamo in campo, i vari lord e eventualmente anche i vari vassalli. L'intera fase la espletano prima i Rebels, poi la faranno in the King's Side. Prima parte della fase bisogna pay the troops, bisogna pagare le nostre truppe ragazzi. Quanto costa pagare le truppe? Vediamo qui, queste sono le nostre truppe. Facciamo subito una distinzione: le truppe, quello che chiamano troops, sono tutto il legno. Il legno sono le troops. Anche queste sono le retinue, sono gente che combatte, anche i vassalli sono gente che combatte, ma non sono troops. Troops più vassalli e retinue sono nominate forces. Le troops è il legno, quindi contiamo solo il legno. Quindi pay the troops, quante ne abbiamo qua? Il nostro Riccardone di York ne ha 6. Per ogni 6 troops bisogna pagare un coin. Abbiamo 3 coin, via. Adesso ne abbiamo 2. Ovviamente però se ne avessimo avute 7, 2 coin, perché paghiamo un coin ogni 6, ok? Fino a 6 1, fino a 12 2, da 12 a 18 3 e così via, così via. Se ne abbiamo meno di 6, sempre un coin. Cosa succede se non possiamo pagare le troops? Andiamo subito a vedere problemi seri. Riccardone di York ha 7 troops, però ha solo un coin. Allora bisogna pagare obbligatoriamente tutto quello che hai, anche se non basta. Quindi il nostro coin lo diamo alle truppe, però a loro non basta, quindi problemi. Andiamo a vedere subito dove si trova il Riccardone di York. Metti che era insieme al figlio Edward di March qui, se c'è un altro lord
amico nello stesso locale può share the assets. Quindi vediamo il nostro qua che anche lui deve pagare le troops, ne ha 4 e ha 2 coin, quindi con uno paga le sue prima obbligatoriamente, lui è a posto, l'altro lo impresta a Riccardo che pagherà il rimanente delle sue troops, e questo è obbligatorio, non può decidere di non prestare o di non pagare o di pagare meno o di più, non so perché volesse pagare di più del dovuto, bisogna pagare tutto, poi si verifica se basta, non basta, anche dopo aver verificato se ci sono lord amici dello stesso locale che possono share, condividere gli assets. Quindi in questo caso qua tutto a posto, no? Ferragosto tutto a posto, però metti che il nostro Edward non era là con Riccardo, quindi Edward avrebbe pagato le sue, Riccardo dovrebbe pagare le sue, non basta perché è solo un coin, quindi paga il suo coin, ma le truppe vogliono più roba. Nel locale qui è da solo, le truppe fanno pillage, saccheggio incondizionato e fuori controllo. Andiamo a vedere il pillage, perché è una cosa che può ritornare anche dopo. Andiamo subito a analizzare il luogo in cui si trova il signor Riccardo. Worcester è una città neutrale, questi sono i marker dei vassalli che al momento non c'entrano. Ogni luogo può avere, oltre alle condizioni di controllo politico, anche un'altra condizione, che potrebbe essere questo segnalino qui. Per esempio Ludlow ha un segnalino che è exhausted, se sono già portati via tutto e le risorse sono già state prese. Un luogo potrebbe essere carico, ancora incontaminato, cioè nel senso che ha risorse da dare. Una volta preso qualcosa, che potrebbe essere cibo, truppe reclutate oppure è tassato, diventerebbe depleted. La volta dopo che si prende qualcosa andrebbe a exhausted. Allora, prima cosa è verifichiamo il nostro lord che non può pagare, in che luogo si trova. Se è un luogo exhausted, oppure come nel nostro caso che è un luogo ancora florido, oppure se fosse stato anche depleted, insomma basta che non sia exhausted, c'è un immediato saccheggio del posto. Andiamo a vedere che tipo di luogo è Worcester, che è una city. Quindi cosa si può prendere in una city? Nel nostro prayer aid, quando ci facciamo il pillage in una city, razziamo 2 provendors e 2 coin che vengono immediatamente messi nel mat di York. Chiaramente a Worcester questa roba qua non è che faccia tanto piacere, insomma, alla gente in Inghilterra, quindi noi perdiamo influenza, influence points. Quanti ne perdiamo? Il doppio degli asset presi. Quindi quanti asset abbiamo preso? 4 asset, perché abbiamo 2 coin, 2 provender, il doppio quant'è? 8. Problema? 1, 2, roba. Non è finita qui. Il luogo dove è venuto il pillage è marchiato immediatamente con exhausted, anche come in questo caso se non era precedentemente depleted. Ok, da normale va subito a exhausted, che abbiamo detto prima che potrebbe andare da normale, poi va a depleted, poi va a exhausted. Normalmente col pillage se portano via tutto immediatamente exhausted, terra pulita. Questi qua erano arrabbiati, affamati, però cosa succede? A Worcester non è che sono contenti, già la notizia è riverberato nel paese, quindi gli influence points sono andati giù a favore dell'altra fazione. Worcester, quindi gli Yorkists ci saccheggiano e noi passiamo qui i Lancastrians, ok? Quel luogo va a favore nemico, ma vedete che le cose corrono veloci. Tutti i luoghi adiacenti, cosa significa un luogo adiacente? Beh, collegato da un tratto di strada, quindi Gloucester, Lichfield, Ludlow sono adiacenti a Worcester. Tutti questi luoghi subiscono uno step in favore del nemico. Parliamo di controllo politico, quindi Ludlow è Yorkist, uno step in favore del nemico diventa neutrale. Gloucester era già neutrale, uno step in favore del nemico va Lancastrian, così come Lichfield. Ovviamente ragazzi qua sempre aggiornare cosa e come, adesso io non lo faccio perché sennò mi imbambolo, ma mi raccomando sempre aggiornare. Bene, adesso bisogna finire di pagare le truppe, no? Quante truppe abbiamo? 7. Bisogna pagare le truppe indipendentemente di quanto da quanto abbiamo già pagato prima, ragazzi. Mi raccomando questa cosa qua, perché prima gli abbiamo dato un coin, non le bastava, quindi adesso dobbiamo dargli il coin che rimaneva? No. Bisogna dare quello che avremmo dato prima, quindi 7 truppe, 2 coin,
Quanti coin abbiamo? Per fortuna 2, quindi si prendono, quindi in totale abbiamo pagato 3 più abbiamo fatto tutto sto disastro. Ma mettiamo che abbiamo saccheggiato per uno in meno, oppure qua avessimo avuto più truppe, insomma, e non abbiamo ancora il coin necessario a pagarle. Se non basta, dobbiamo fare un disband il nostro lord, e questo è un disband per unpaid, che sarà uguale la procedura anche per disband se fosse unfed, non nutrito, che andremo a vedere più avanti. Cosa vuol dire? Il lord va via dalla mappa, questo mettiamo tutta a parte, le carte Hearts of War ritornano nel mazzo, questo ritorna tutto in pool, adesso non lo faccio insomma per questione di praticità. Quello che però ci interessa di andare a vedere, ragazzi, prima di mettere via tutto, è il valore di influence del nostro lord. Nuovo valore, più alto è meglio è, insomma. York un valore 5, insomma. Contato il valore di influence, andiamo a mettere il cilindro nel nostro calendario, tante box a destra del turno in corso, pari a 6 meno il valore di influence del nostro lord. Quanto influence ha il nostro Riccardone di York? Abbiamo detto che ne ha 5, quindi 6 meno 5 1, andremo a metterlo nel turno successivo. Come vedete il nostro calendario presenta dei cilindri di altri lord che non sono ancora in mappa, questi ovviamente possono essere richiamati, vedremo meglio dopo, se sono a livello del turno in corso o nelle box, nelle caselle a sinistra del turno corrente. Quindi potenzialmente il turno dopo potrebbe ritornare il nostro Riccardo come entrerebbe di default con le sue cose messe nel suo tappetino qua. Quindi 2 provender, 2 coin, 2 cards più sta gente qua. Bene, quindi primo step della fase pay, paghiamo le truppe. Primi i ribelli, lord per lord, poi i royalists, poi cosa si pagano? Si pagano i lord che sono in mappa. Prima di tutto dei lord potrebbero volontariamente disband, cioè fare quello che abbiamo appena visto. Dopo dobbiamo pagare un'influenza, ovvero qui, no, per ogni lord che abbiamo in mappa in una stronghold. Ragazzi, mi raccomando, questo anche se una fazione a 0 può sempre spendere influenza, la dà all'altro praticamente, ecco, che magari non era chiara questa cosa prima. Comunque un punto di influenza per ogni lord in una stronghold, ma un lord potrebbe essere anche in esilio. Per esempio Edoardo qua è andato a farsi la vacanzetta in Borgogna, in una casella esilio deve spendere 2 influenza. Poi bisogna pagare i vassalli, ragazzi, perché ci sono i vassalli. Andiamo subito a vedere i vassalli in questo gioco cosa sono. Non sono tasselli che troviamo nel nostro mat, che sono legati a un determinato lord come era negli altri capitoli, ma cominciano, diciamo, neutrali nella mappa, nel senso sono nella mappa, possono essere influenzati da una fazione politica o dall'altra per poi essere reclutati. Vediamo per esempio un vassallo così che al momento non è stato ancora toccato, che è Norfolk. Vediamo il suo segnalino, nella parte nel fronte ha il suo nome, ovviamente la sua araldica, e questo numero che indica il suo termine di servizio. Abbiamo poi nella parte retrostante Arundel, ovvero la location a cui appartiene quel vassallo. Vediamo che Norfolk, infatti, Arundel. Vediamo che, come avete notato, hanno due identici marker i vassalli, vanno posti all'inizio della partita, sovrapposti nel loro luogo d'appartenenza. Quando un vassallo andrà reclutato, lo vedremo in dettaglio dopo, si prenderà uno di questi segnalini e si metterà nel mat di un lord, mentre l'altro andrà posto sul calendario tante caselle a destra del turno corrente pari al suo termine di servizio. Quindi per esempio Norfolk potrebbe essere stato qui. In questa fase qui del pagare i vassalli si verifica se c'è qualche vassallo con termine di servizio nel turno corrente. Qualora ci fosse, la fazione a cui appartiene, sempre ragazzi, prima i ribelli, poi the King's Side, la fazione a cui appartiene può pagare un punto influenza, quindi il nostro tracciatone va giù di 1, per spostare di 1 il nostro vassallo a destra, quindi il turno dopo dovrà lo stesso fare sta roba. Non ne puoi spendere 10 di punti influenza per portarlo qua. Ogni turno devi presentare sta roba, al massimo ne spendi 1 per mandare avanti di 1, ma perché non ci sarebbe neanche senso spendere tutti i 10 su un colpo. Se tu non lo spendi, il vassallo fa disband. Cosa vuol dire disband? Prendiamo il nostro segnalino corrispondente nel mat di un lord, lo accoppiamo all'altro
presente nel calendario, e andremo a metterlo nel calendario tanti turni a destra del turno corrente pari a 6 meno il suo termine di servizio, che è 1. Quindi 6 meno 1 fa 5, qua in Gran Bretagna, anche dappertutto. Turno corrente è questo: 1, 2, 3, 4, 5, e lo capovolgiamo mostrando la location Arundel, no? Dove entrerebbe. Questo cosa vuol dire? Quando il turno in corso raggiungerà quello in cui è presente questo vassallo, questo ritornerà in mappa nella sua location, in questo caso Arundel, e lo rigiriamo, lo mettiamo qui e sarebbe pronto per essere reclutato. Adesso mettiamo che il nostro esempio Norfolk è dei Lancastrian. I Lancastrian pagano una influenza, lo mantengono in campo e fanno un shift a destra qui, e quindi tutto a posto, ragazzi. Ok, bene, questa è la fase di pay, che mi raccomando il primo turno di ogni partita non si fa, per l'ennesima volta lo ripetiamo. Bene, la fase dopo c'è la fase degli Exiles and Ready Vassals. Cosa sono questi Exiles? Perché la gente qui va anche in esilio, ragazzi. Vediamo il turno in corso, torniamo al nostro calendario. Vediamo che potrebbero esserci dei cilindri, no, dei lord nel turno in corso, ma qualche cilindro potrebbe anche presentare sopra questo segnalino qui, Exile, quindi vuol dire che questo lord è qua, ma non è pronto a convocare, è pronto, cioè è via, era scappato, è in esilio. In questa fase qua, ovviamente, prima sempre i rebels, dopo il The King's Side, possiamo fare un master di un lord exile, possiamo quindi richiamare un lord esiliato in una delle box che ci indica lo scenario secondo special rules. Per esempio qui in Scotland vanno i lord dei Lancastrian, qua c'era coso Percy esiliato. Percy, quando è esiliato qua, lo possiamo richiamare in Scozia, e questo lo facciamo senza nessun check, senza nessun costo, lo possiamo fare e basta, così. Da notare che in alcuni scenari, per esempio qua abbiamo Scotland e anche France, che sono Lancastrian, per esempio nello scenario ti dicono che Percy, se torna all'esilio, va solo in Scozia, non va in Francia, e magari Henry VI il contrario, vabbè, tanto per chiarire. Dopo aver verificato la nostra roba degli Exiles, andiamo a vedere se ci sono Ready Vassals. Cosa vuol dire? Quello che abbiamo detto prima, per esempio il nostro Norfolk, no? Dopo i vassalli eventuali che hanno fatto disband, quindi ci sono tutti entrambi i segnalini nel turno corrente, tornano in mappa, quindi lui torna nella sua sede pronto a essere richiamato ancora. Specifico una cosa, per esempio il nostro signorino Percy qua, che abbiamo appena richiamato dall'esilio, questi lord possono espletare la successiva fase di Master, ok? Loro possono farla. E adesso andiamo a vedere la nostra fase di Master, insomma, il cuore della fase Levi. Bene. Fase di Master. Dobbiamo andare a vedere i valori dei nostri Lord. E nella fase di Master, nella fase Levi, a noi ci interessa il valore di Lordship, cioè la capacità di un Lord e i suoi mezzi di mobilitare per la guerra. Per esempio il nostro Henry VI ha Lordship 2. Questi valori ovviamente potrebbero eventualmente venire modificati da certe capabilities o eventi. Avendo un Lordship 2 ha questi 2 punti di Lordship da spendere per fare la fase di Master e fare diverse azioni. Allora, come si fa la fase di Master? Vanno sempre prima i ribelli, poi i royalist, lord per lord, si vanno a fare le varie azioni spendendo i punti lordship. Quindi prima farà Henry VI qua, poi farà Somerset, ok? No, un punto di qua, un punto di là, sempre la solita roba, come gli altri titoli. Allora, prima cosa andiamo a verificare i nostri lords, dove sono. Quindi va bene, facciamo che iniziamo con il nostro Henry VI qua, che è qui, Salisbury. Bisogna verificare il luogo in cui si trova, se è amico o nemico neutrale. Salisbury è neutrale. Se tu ti trovi in un luogo che non è friendly, ovvero che è ostile, cioè che avrebbe avuto l'influenza degli Yorkist magari, o che è neutrale, quindi non ti calcolano né a te né agli altri, l'unica azione che si può fare è il parley, per tentare di portare il luogo a friendly. Se il luogo è friendly, invece si possono fare qualsiasi azione. Ovviamente fare l'azione di parley ti costa un punto
di lordship. Se avesse successo e piazzi il tuo coso, puoi continuare a fare altre azioni con i eventuali punti lordship rimanenti. Altra eccezione che la diciamo subito: se c'è un lord in esilio, sì, proprio tu Percy, possono svolgere tutte le azioni nella fase master, quindi anche se sono stati appena richiamati prima nella fase exiles and vassals, che lo ripetiamo ancora, le possono fare tutte a parte quella di levy troops. Ok, adesso andiamo a vedere una per una le azioni della fase levy. Cominciamo con l'azione di parley, una nuova azione. Allora, abbiamo visto che il nostro Henry qua è in un luogo ostile, quindi può fare solo è un luogo neutrale, insomma non friendly, quindi può fare solo l'azione di parley. L'azione di parley ci costa intanto un punto di lordship, quindi da 2 lui va a 1, e ci costa un punto influenza farla. Lo segniamo subito. Verifichiamo dov'è il luogo dove vogliamo cambiare l'influenza, in questo caso è il luogo stesso. La base è, andiamo a vedere il valore di influence del nostro lord, che è il nostro valore nuovo, che è 5, che è fortissimo, è il più alto. Dobbiamo tirare un dado e fare il nostro valore di influence, eventualmente modificato, che poi vediamo, o meno. Questo è il principio. Se il tiro ha successo, facciamo uno shift in favore della nostra fazione, quindi da neutrale lo portiamo ad amico, ma se fosse stato Yorkist andava neutrale. Ricordo che in questo gioco gli 1 sono sempre successi automatici, come i 6 sono fallimenti automatici. Quindi adesso questo è diventato amico. Noi possiamo fare un'altra azione, abbiamo un altro punto di lordship, decidiamo di fare un'altra azione di parley. Dov'è che possiamo fare questa azione di parley? Non siamo obbligati a farla solo nel luogo in cui ci troviamo. Una volta che questo è amico, possiamo targettare un luogo più distante, un luogo adiacente, oppure un luogo collegato da un percorso che include luoghi amici. Quindi per esempio potremmo targettare Exeter, perché la nostra route parte da Salisbury, che è dove ci troviamo, che è friendly, andiamo per Wells, che è friendly, andiamo a Exeter e tentare di influenzare Exeter. Questo cosa ci costa? Il nostro punto di lordship ovviamente, ma di risorse ci costa un punto di influenza per fare l'azione di base, più un punto di influenza per ogni tratto di strada. Quindi 2 tratti di strada, altri 2 punti influenza. Però mettiamo caso che il signor Henry VI qua non sia così forte, quindi abbia magari 2 di influenza, non 5. Noi, quindi, se avesse 2 di influenza, noi per avere successo, dopo aver pagato, ragazzi, dovremmo tirare un 2 o meno. Ma abbiamo la possibilità di spendere ulteriori punti influenza per darci del boost al nostro valore influenza. Possiamo aggiungere 1 o 2 punti influenza temporaneamente al nostro lord, quindi magari da 2 lo portiamo a 3 o a 4, pagando 1 o 3 punti influenza, mai pagarne 2. Se paghiamo un punto influenza, lui va a più 1, quindi ci basterebbe il 3 o meno. Se paghiamo invece 3 punti influenza, lui andrebbe a 4, quindi ci basterebbe il 4 o meno. Capite che se un lord ha 5 di valore influenza, come sarebbe il caso del nostro Henry, non ha nessun senso pomparla oltre quel numero, perché questo gioco, il 6 è un fallimento automatico, come l'1 è un successo automatico. Quindi adesso tiriamo, l'abbiamo pompato, quindi il nostro Fanta Parley qua, abbiamo un lord con coso 2, l'abbiamo pompato pagando 3 portandolo a 4, qui abbiamo pagato 1 e 2 per tratto di strada più 1 dell'azione del Parley proprio, e vediamo se Exeter è 4 o meno. No, vedete, 6, fallimento automatico, che bestemmie che volano. Va bene, un 3 avremmo fatto Exeter, ovviamente Exeter che è una city, aggiorniamo anche le city, ok. Semplice, very simple. Ribadiamo il concetto di route, di percorso, dove possiamo fare i parley. Questo dovrebbe essere percorso ininterrotto di locali amici, friendly, incluso quello di partenza, ovviamente escluso il bersaglio, magari Plymouth. E questo percorso, oltre a essere totalmente amico, deve essere anche libero da lord nemici. In questo caso non possiamo targettare Plymouth perché c'è anche Riccardone qua in mezzo, ok? Bene. Vediamo qui come funziona sta storia dei parley dalle exile boxes. La Scotland è un'eccezione perché è collegata per terra a Bamburgh e a Carlisle, quindi può operare tranquillamente qua o nel caso stessa roba, percorsi amici
può andare, se ci sono lord nemici in mezzo alle scatole e c'è un percorso, una catena ininterrotta ai locali amici, può targettare robe e storie. Ma vediamo che la Scotland è collegata anche al mare, qui North Sea. Lo stesso la Borgogna non è in Inghilterra come chiaramente l'Irlanda e la Francia, ma sono collegati, vediamo, le frecce ai mari, l'Irish Sea, l'English Channel per la France, la Borgogna abbiamo il North Sea come la Scozia. Se un lord si trova in una casella d'esilio oppure ragazzi in un porto, sono questi con le ancore, e ha almeno una nave perché uno degli assets che un lord può avere sono le ships, che ne può avere massimo 2 per lord, massimo 9 lord in tutto il gioco, ok? Possono avere ships e massimo 2 per lord. Se ha almeno una ship nel suo tappettino qua, può targettare un locals, una stronghold adiacente, e viene considerata adiacente via mare se è nello stesso mare, per esempio da Ravensburg targetto Bamburg. Però ragazzi, locale di partenza deve essere sempre amico, quindi magari il nostro Riccardone era qua, Lynn è un porto, Lynn è amica, e mi targetto Scarborough che è nello stesso coso. Viene considerato one way adiacente, cioè come magari da Lichfield a Leicester, una via adiacente. Ok, stessa roba se dalla Borgogna targetto uno di questi. Ovviamente la location deve essere libera da enemy lords, ok, stesse restrizioni di là. Viene considerato one way coso per fattori di pagamento, quindi one way un punto influenza, ok, perché paghiamo un punto influenza per way, un punto influenza per solo per fare l'azione, più eventuali punti influenza per pompare o no il nostro fattore influence per il tiro di dado. Ragazzi, altra azione che possiamo fare è levy a lord. Tentiamo di richiamare un lord alla nostra causa. Prendiamo come esempio il nostro Riccardone di York che si trova attualmente a Lynn. Lynn è un friendly locale, quindi può eseguire qualsiasi altra azione, altrimenti se questo non era friendly, l'unica azione che poteva eseguire era quella di parley. Lo ripetiamo, lo ribadiamo. E eventualmente con altri punti lordship rimanenti dopo che questo fosse riportato in favore, potrebbe eseguire altre azioni come quella di levy a lord. Quindi andiamo a vedere il nostro calendario, possiamo ammirare il turno in corso e nel turno in corso vediamo che c'è il cilindro del nostro amico Salisbury. Se c'è un lord con il suo cilindro presente nel turno in corso o a sinistra del turno in corso, questo è reclutabile, convocabile. Il nostro Riccardo di York spende quindi un suo punto di lordship per avere diritto a un tentativo di levy a lord, provare a convocare Salisbury. La procedura qual è? Bisogna fare un influence check influence, meccanica principale che serve a fare varie cose. Si esegue come il parley, l'unica differenza è che non ci sono ways da considerare. Quindi si spende di default per eseguire il check influence sempre un'influenza. Il segnalino è dalla parte dei Lancastrians, se gli York spendono un punto di influenza, questo va su di 1. Poi possiamo tentare di boostare temporaneamente per questo check il nostro valore di influenza di 1 o di 2 punti, spendendo 1 oppure 3 influence points. In questo caso Riccardo però ha 5, che è il massimo. Ricordiamo sempre che 1 è un successo naturale, 6 è un fallimento automatico. In questo caso quindi non avrebbe senso boostare il nostro valore di influenza oltre al 5 perché 5 è già il massimo. Per avere successo dobbiamo tirare un dado e fare 5 o meno. Bene, abbiamo tirato un dado, abbiamo fatto 2, il check influence ha successo. Prendiamo il nostro amico Salisbury. Salisbury, vieni a darci una mano. Dove possiamo sparare Salisbury? Dove lo possiamo convocare? Bisogna andare a vedere dove il signor Salisbury ha la sua seat, la sua sede. La sua sede è a York. Cosa succede però a York? Troppo bello, c'era il signorino Somerset, ovvero un lord nemico. Un lord può essere convocato nella sua sede, deve essere convocato nella sua sede, a meno che questa sede non presenti un lord nemico. Il suo allineamento politico può essere al momento sia a favore che neutro che contrario,
L'importante, ragazzi, è che non ci sia un lord nemico. In questo caso c'è il signor Somerset, quindi la prima opzione è scartata. Bisogna andare all'opzione numero 2. La seconda opzione che dobbiamo considerare ora è che possiamo convocare Salisbury in un'altra sede di un lord amico, di un nostro lord, come potrebbe essere Ludlow, per la sede di March, oppure c'è la sede di York qui a Ely. Però questa sede deve presentare i seguenti requisiti. Come la sua sede principale non può presentare lord nemici, non deve avere lord nemici al momento che la occupano. Oltre a questo, a differenza della sua main seat, deve essere obbligatoriamente allineamento politico favorevole. Quindi la sede di March non è eleggibile per questo scopo perché al momento è neutrale. Però Riccardo di York, con la sua sede a Ely, al momento appoggia gli York, quindi potremo convocare il nostro Salisbury qui. Ma comunque, se il signor Somerset non si fosse trovato nella sua main seat, noi saremmo stati obbligati a convocarlo nella sua main seat. E questo è una prima scelta, e se è disponibile è obbligatoria, non possiamo scegliere a discrezione se fare una possibilità o l'altra. Se la sua main seat è libera, va là, basta. A differenza della sede secondaria di altri lord, questa può presentare anche il favore nemico, però quando noi lo convochiamo in quel luogo andrà automaticamente a nostro favore politico. Differenza, ricordo, tra quelle della seconda possibilità di lord amici. Queste devono solo essere a favore amico per essere un'opzione. Quindi noi piazziamo qui il nostro Salisbury, cambiamo l'allineamento politico dato la sua main seat, convochiamo, prendiamo il suo tappettino, lo componiamo, ci sono tutti gli assets e le cose di default e siamo a posto. Specifichiamo una cosa, la ricordiamo, come in tutti i capitoli, un lord che è convocato con l'azione Levy Lord in questa fase non può espletare la fase di muster e magari chiamare un altro lord e andare così a catena, bla bla bla, come in tutti gli altri capitoli. Però mi raccomando, ragazzi, fate i bravi, non barate. Bene, altra azione, cosa possiamo fare? Possiamo reclutare questi vassalli, certo, se no non stanno là a fare, guarda, imbambolati. Un lord, ripetiamo sempre, che inizia in un locale friendly o che l'ha portato friendly dopo aver fatto obbligatoriamente l'azione di parley, può tentare con un punto di lordship a fare un tentativo di levy vassal. I vassalli che possono essere reclutati sono questi che vediamo sulla mappa. Il requisito però è che il vassallo, che ovviamente è posto sempre sopra alla sua corrispettiva città, indicata, vedete, dall'araldica sulla mappa, dall'araldica sul segnalino corrispondente, ma anche dietro dal luogo, Lincoln. La sede del vassallo che vogliamo convocare deve essere amica, quindi vediamo che Riccardone non può chiamare Beaumont o Stanley, però potrebbe richiamare Dudley, qui a Dudley di Leicester, ok? Perché Leicester è momentaneamente appoggia gli York. Cosa dobbiamo fare per chiamare un vassallo? Dobbiamo fare un influence check, ragazzi, sempre l'influence check. Quindi l'influence check ci costa di base un'influenza, che aggiorniamo. Qua non abbiamo percorsi da calcolare, ok? Non bisogna verificare percorsi, quindi niente pagare per percorsi. York potrebbe convocare anche sto vassallo qua, Bonville a Lewston, anche se è all'altro capo dell'Inghilterra, e anche se qui non c'è nessun percorso possibile perché ci sono controlli nemici, pilor nemici, basta che questo sia amico, potrebbe provare a richiamarlo, ok? Comunque bisogna fare questo influence check e come al solito si può pompare di 1 o di 2 temporaneamente il valore influenza spendendo 1 o 3 punti influenza. Ma vediamo che ci sono certi vassalli che hanno un allineamento naturale. Per esempio qua Lord Beaumont, vediamo che ha un valore presente qui che magari è in rosso. Certi vassalli come Stanley non hanno nessun valore, mentre altri come Fauconberg per esempio hanno un valore in bianco. Cosa vuol dire tutta sta roba qua, insomma? Beaumont e Fauconberg, a differenza del signorino Stanley, hanno una predisposizione
naturale a un certo schieramento, idea politica, insomma, interesse politico. I Falkenberg, numero bianco, verso gli Yorkist, e Beaumont col numero rosso verso i Lancastrians. Questo vuol dire che durante il tiro di dado dell'influence check, se è lo York che tenta di reclutare Beaumont, avrà un +2 al tiro di dado, quindi sarà più difficile. Quindi nel nostro esempio il nostro Riccardone ha 5 di influenza, dovrebbe fare 5 o meno col dado. Se tira un 4 +2 diventa un 6, ha fallito, capito? È più difficile reclutarlo per gli Yorkist, questo è più difficile reclutarlo per i Lancastrians, però in maniera inversa lui è più facile da reclutare per gli Yorkist, perché se tiro un dado lui mi dà un -2 se sono York. Non è mai successo automatico, perché ricordiamoci che il 6 è sempre un fallimento automatico, però se un Lord con influenza 2 prova a reclutarlo, questo capite che posso tirare col 4 o meno per reclutarlo invece che col 2 o meno, mi dà un boost. Invece questo qua è quasi impossibile, devo fare solo un 1 perché l'1 è un successo automatico se avessi influenza 2. Comunque questo sta a significare l'allineamento naturale, ci danno bonus malus nel reclutamento quando facciamo il test di check influence. Invece Stanley non frega niente, cioè lui insomma è una bandiera. Vabbè, il nostro esempio, diciamo che gli York provano a reclutare Dudley è reclutabile perché ha il suo favore politico sopra. Nessun bonus malus, facciamo il nostro check influence, a Riccardo influenza 5, quindi andiamo già benissimo, basta che solo che non faccia 6, 5 o meno lo reclutiamo. Cosa si fa qua? Prendiamo i 2 segnalini, uno di questi va posto sul mat, il nostro Lord che l'ha reclutato, l'altro va posto sul calendario. Consideriamo il suo valore di termine di servizio, vuol dire che doporremo tanti turni a destra del turno corrente quanto è il suo termine di servizio. Ok, in questo caso 1, è un vassallino piccolo, insomma, diciamo, va messo qua. Questo cosa comporta? Quando il segnalino levi, abbiamo visto prima nella fase pay, avremo il vassal nello stesso turno in cui siamo, dovremo pagare influenza per tenerlo in campo e fargli fare shift. Quindi capito, è uno che ha influenza 1 ogni turno, bisogna sempre pagare influenza, magari vassalli più grossi, Falkenberg che ha 3, insomma almeno per 3 turni non ti costa niente, poi decidi se continuare a pagare o meno. Ricordiamo che il valore influenza, come abbiamo visto prima, incide anche sul disband, perché il disband invece tanti turni a destra nel turno corrente pari a 6 meno il valore di servizio. E questo era il signor Dudley con Levy e Vessel. Altra cosa che possiamo fare, Levy Troops, ci prendiamo un po' di legno, di legname, di giovanotti per combattere. Allora, requisito, essere sempre nella friendly location, non mi stancherò mai di dirlo. Possiamo fare un Levy Troops, cosa vuol dire? Intanto reclutiamo un po' i giovanotti, se il luogo è normale, florido, va a depleted, se era già depleted va a exhausted, se era exhausted non possiamo fare l'azione ovviamente ragazzi, perché non c'è più niente da fare, da prendere. Quanta roba prendiamo? Oh, dipende sempre dal luogo in cui ci troviamo, una fortress, una city, una town, una special location come London. Abbiamo tutto il nostro bel schemino qua, queste sono la roba che prendiamo. In questo caso siamo in una fortress ci garantisce un'unità di longbow, i temibili archi lunghi, e un contingente di man at arms. Ogni segnalino di legno corrisponde più o meno a 500 uomini, mentre un segnalino di retinue o di vassallo più o meno 150 uomini, generalmente a cavallo, mentre questi sono soldati appiedati. La maggior parte dei soldati qui combattevano a piedi. Vi rimando sempre a video di cenni storici per contestualizzare sempre il tutto, perché giocare solo per le regole, questi giochi qua, no ragazzi, non si può fare. Quindi abbiamo la nostra gente, i nostri giovanotti belli freschi, li mettiamo nel nostro mat insieme alle altre truppe. Ovviamente le truppe e robe che si possono reclutare sono fino a esaurimento della pool, cioè la nostra pool, vedete ne abbiamo un bel po', ma una volta esaurite, insomma, basta. Però la vedo dura, insomma, esaurire tutto. Ovviamente non è necessario qui fare check influence. Altra azione che possiamo fare,
Attenzione che possiamo fare carretti a nastro, Levy Transport, ragazzi. Con un'azione di Levy Transport, udite udite, qui ci prendiamo ben 2 carretti, ok? Con un'azione 2 carretti. Se però ci trovassimo in un port, come in questo caso che siamo all'Inn, possiamo con un'azione di Levy Transport prenderci una ship, oppure se ci trovassimo in esilio, per esempio una casella della Borgogna, possiamo lo stesso prenderci una ship. Le condizioni per le ship quali sono? Un lord può avere al massimo 2 ship, ragazzi, e un massimo di 9 lord in gioco che hanno il loro mat preparato possono avere ship, ok? Più di quelle non ce n'è in Inghilterra, quelle sono. Ultima azione che possiamo fare nella fase Levy, possiamo prenderci una capability, cioè un'abilità speciale di un nostro lord. Non ci equipaggiamo, no, per andare in battaglia, per fare cose o insomma per fare i nostri intrighi, mestizi vari. Prendiamo proprio il nostro mazzo Art of War, come negli altri capitoli, e andiamo a sceglierci una capability da assegnare a un lord. Ovviamente, ragazzi, come negli altri Levy campaign, ogni lord prende capabilities per sé. Non si possono assegnare capabilities ad altri lord. Per esempio Harry VI non può prendere una capabilities per Somerset, le prende per se stesso. Un lord ha al massimo 2 capabilities, lo ricordo. Se ne ha già 2 non può prendere una terza scartando una di quelle che ha già. In questo capitolo quello che prendi te lo tieni finché non vai disband, ok? Quindi molto attenti a cosa fate, come e quando e perché. Va bene, eccoci qui, la fase di Levy è finita, la nostra prima metà turno, andiamo alla seconda metà turno con la fase di campaign. Andiamo a girare il segnalino e andiamoci dentro. Prima cosa è verificare quante cose possiamo fare. Questo ce lo dice il nostro calendario, che ci indica anche stagione e periodo dell'anno. Andremo quindi a comporre i nostri mazzi delle carte Command. Andiamo a vedere dov'è il turno in corso. Siamo qua ad aprile-maggio. In primavera si cominciano a fare cose, perché in primavera i turni verdi. Il nostro mazzo dovrà essere composto da 6 carte. Vediamo che per esempio qui in inverno, gennaio, febbraio, marzo, freddo, poche robe, 4 carte. In estate 7 cose, siamo attivi come anche in autunno. Ragazzi, le carte comando come sono fatte? Praticamente hanno il nome di un lord con la sua araldica e indicano i punti comando di base che ha un lord. Perché se il valore di lordship a noi interessava nella fase di Levy, nella fase di campaign a noi interessa il valore di command, ovvero la prontezza di un lord sul campo. 6 carte, ogni lord ha a disposizione al massimo 3 carte. Tra i lord che sono in mappa e quelli che sono nei box dell'esilio, ma in mappa significa, ragazzi, in mappa, quindi tutto quello che non è sul calendario. Tra questi lord dobbiamo comporre un mazzo di 6 carte. Qualora non avessimo abbastanza lord per raggiungere il totale di carte che ci dice il nostro turno, inseriremo le carte pass. In nessun altro caso si inserisce la carta pass, come anche negli altri. L'ordine in cui metteremo il nostro mazzo di carte rifletterà l'ordine in cui andremo a attivare i nostri lord nella mappa. Quindi, per esempio, non so, noi abbiamo qua March e York. Diciamo, prima va March, dopo andrà York, dopo York ancora, March, York. Sì, dai, facciamo così, ok, l'ordine è preciso, lo mettiamo qua. Questa roba faranno i Lancaster. Poi nella fase di campaign, prima i ribelli, poi i royalist gireranno una carta, March, chi c'era, ho deciso io chi c'era, e andranno ad attivare. Quindi vado a March ha 2 punti comando. Con questi 2 punti comando posso spenderli per fare azioni. Generalmente ogni azione costa un punto comando, come abbiamo visto costa un punto lordship. Alcune azioni però potrebbero costarci l'intera attivazione, l'intera carta, mentre altre potrebbero avere delle agevolazioni, sempre solita robe, viste, straviste, riviste, ma siamo i bravi, facciamo e diciamo tutto. Qualora noi dovessimo rivelare la carta di un lord, questo lord non c'è più nella mappa perché ha passato miglior vita oppure è andato disband per qualche motivo e si trova nel calendario, la trattiamo come un passo.
Bene ragazzi, andiamo a vedere le azioni che possiamo fare. La prima è l'azione di march, dovremo pur muoverci in giro. Con un punto comando posso fare un'azione di march. Di quanto mi muovo dipende da che percorso eseguo, ovvero il tipo di strada che vado a percorrere. Se vado per una strada, una road, una di queste marroncine, con un punto comando farò un tratto di strada. Se però io mi muovo interamente sulle highways, queste qua grigie, che sono le antiche strade romane, con un punto comando posso fare 2 tratti di strada, perché il primo mi costerà un punto comando, il secondo sarà gratuito, ok? Quindi ci muoviamo agevolmente. Però se mi muovessi lungo un sentiero, un tratto di strada in un sentiero mi costa l'intera carta comando. Ma ci sono altre cose da considerare. Prima di marciare bisogna considerare, come negli altri Levian Campaign, cosa ci portiamo appresso. Nello specifico, provendors, qua i rifornimenti, vettovagliamenti. Per trasportare le nostre provendors ci servono i carts, ragazzi, per quello servono i carts. I lord si muovono anche da soli. I carts ci servono per portare dietro gli assets. I coin non pesano, non c'entra niente questa roba qua. Per i coin si trova sempre spazio. Quello che ci incide è le provendor e i cards. Quante cards ci servono per portare queste provendor? Abbastanza dritto, non possiamo mai avere più provendors di cards, ok? Se abbiamo più provendor dei cards non possiamo muoverci. Possiamo però decidere di scartare provendors in eccesso prima di muoversi, in modo di poterlo fare ed eseguire l'azione di march. Altre cose da considerare, da chiarire. In questo titolo della serie Levian Campaign non esiste la condizione di siege, ok? Quindi conseguente con tutto ciò che comporta, come l'azione storm, bla 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 bla, il concetto di bypass e il concetto di doversi fermare quando incontriamo un luogo ostile. Perché qui non è ostile, cioè è politicamente ostile, ma è Inghilterra, insomma, è il tuo paese. Quindi il favore nemico non impedisce la marcia, ma come vedremo poi non è che è conveniente e simpatico lo stesso inoltrarsi in territorio nemico. Quindi consideriamo le ways per i punti comando e per quanti passi fare, poi consideriamo le provendor che ci portiamo e i carts che abbiamo per portarle. Una cosa che però blocca la marcia, ci sono sempre ovviamente i lord nemici. Questo genererebbe una battaglia, ovviamente, a meno che il lord nemico non decida di andare in esilio volontariamente. Dopo approfondiremo meglio. Raccontiamo prima la storia dell'intercept, perché c'è la possibilità di intercettare prima di, per esempio, un lord, come negli altri movimenti punto a punto, ragazzi, come in giochi come Hannibal, With the People, più ne ha più ne metta. Se un lord si muove in una località adiacente a un lord nemico, il lord nemico ha la possibilità di intercettare. Vuol dire che si muove qui mentre che lui arriva, quindi scatenerebbe una battaglia. Questo sarebbe un approach. Un normale movimento diventerebbe un approach, perché intercettare vuol dire posizionarsi di prima, farsi trovare prima che arrivi un nemico che intanto sta arrivando, ok? Lo si fa perché si vuole forzare un combattimento o varie altre ragioni tattiche. Però non ha automaticamente successo questa cosa, bisogna considerare un altro simpatico numero qua del nostro Lord nella sua carta, il valore di Valor, che è un'altra novità, è la sua capacità di manovra tattica sul campo praticamente. Dovremmo fare un test, riuscirci, ma bisogna tirare un dado e fare il suo valore di Valor o meno, quindi con un 2 o meno Somerset avrebbe la possibilità di intercettare Edward qui di march a Hereford prima nel mentre in cui lui sta marciando, ok? Quindi lo dichiaro, se ho successo vado qua e questo diventerebbe un approach che potrebbe generare una battaglia, a meno che lui non decida di evitarla e andando in esilio. Chiariamo che l'intercept non può mai essere eseguito su un path, ok? Solo su highways e roads, neanche per mare, cioè, ma
Ragazzi, l'intercettamento può servire anche a rinforzare per una battaglia che si sta per svolgere. Se per esempio l'altra fazione andava qui per attaccare Coso, la fortezza è sempre adiacente, quindi il nostro signorino Somerset può tentare di fare intercept per arrivare qua, in modo che combatterebbe la battaglia anche lui contro Coso. Bene, un'ultima cosa sul movimento. Questo Lord ha questo cerchio dorato attorno, vuol dire che è un Marshal. Questa cosa è segnata anche nella sua carta. Oppure potrebbe avere un cerchio argentato, in questo caso è un Lieutenant, anche questo segnato nella carta del Lord. Questo cosa vuol dire? Quando un Marshal marcia può portare con sé tutti i Lord nella sua location correntemente, Lieutenant o semplici, tipo per esempio qua i Persi non hanno niente, un Lieutenant può portare con sé tutti quanti a parte il Marshal, quindi Somerset potrebbe portarsi il Persi. Questo è il modo per muoversi insieme. Ovviamente anche nell'intercept conta la storia del Marshal eccetera, quindi se Edward si muove qua e Henry prova a intercettare, Henry non può intercettare, è fatalità, perché Henry, ragazzi, ha un valore di 0, giustamente. Mettiamo che abbia la roba boostata perché magari ha certe capabilities, consiglieri di guerra eccetera. Vabbè, supera, fa il check, fa il tiro che è pari o inferiore del suo valore, ci riesce, può portare il signor Somerset con sé perché è un Marshal e marcia insieme. Easy peasy. Quindi passiamo alla nostra prossima azione, che è l'azione di supply. Facciamo queste provenders nel modo più efficace. Bene, per fare il supply dobbiamo prima individuare una source. Dobbiamo fare il supply qua con Somerset. Quale può essere la nostra source? Una source è una location che ha nostro favore politico sopra. In più, questa location ovviamente non deve essere exhausted, cioè ci deve essere della roba da prendere. Ok, può essere depleted o normale, ma non exhausted. Può essere la location stessa. Se la location è la stessa, noi non avremo nessun bisogno di carretti per trasportare la roba. Ma se la location potrebbe essere distante, come potrebbe essere Londra, eccetera, in questo caso abbiamo bisogno di carretti per portare roba. Diciamo che la location che disegniamo è Oxford. Vediamo quanta roba ci può dare Oxford. Questo dipende da che tipo di stronghold è Oxford. È una city. Una city, si dice nel nostro player aid, ci dà 2 provenders. Una town come Northampton, una fortress come Pembroke ci dà una provender, mentre per esempio i luoghi speciali come Londra, Harlech, Calais ci dà più roba, 3 provender, bla bla bla. La nostra source è qui. Noi dobbiamo trasportare le 2, mettiamo che abbiamo deciso di portarle da là perché Gloucester è exhausted, quindi da là non le possiamo prendere. Quindi però dobbiamo trasportare queste 2 provender, dobbiamo portarle fino a Gloucester. Questo utilizziamo i carretti, i nostri carts. Quanti carts ci servono? Ci serve un cart per provender per way. In questo caso abbiamo 2 provender per un tratto di strada, 2 per 1 a casa mia fa 2, quindi ci servono 2 carts. Ovviamente i lord nello stesso locale may share the assets, quindi se Henry ha un carretto, Somerset ha un carretto, in 2 fanno 2 carretti, riescono a portarsi queste 2 provender da Oxford fino a Gloucester, sono tutti contenti. Ovviamente come facciamo supply in una location, se è normale va a depleted, se era già depleted andrebbe a exhausted. Ma mettiamo che vogliamo fare supply da Guildford, che è sempre nostra. Per selezionare una sede bisogna che tracciamo una route continua di location che sono friendly e che non abbiano enemy lords sopra, inclusa la location dove dobbiamo portare la roba, che quella ovviamente dove la dobbiamo prendere. Quindi mettiamo la nostra source qua, è Guildford. Quanti tratti da Guildford fa 2 provviste? Quanti tratti di strada abbiamo? 1, 2, 3. La possiamo tracciare. Quanti carretti avremo bisogno? 2 per 3, 6. Avremo bisogno di 6 carretti per portare tutte e 2 le provviste di Guildford, che è una city. Oppure con 3 carretti ne portiamo una. Dato che loro ne hanno solo 2, anche condividendo ne hanno uno a testa, non riesco a portare nemmeno una provvista qui a Gloucester. Alternativamente noi potremmo indicare come source
un porto amico se abbiamo delle ships. Ovviamente dobbiamo tracciare la nostra route con le stesse regole, catena di locali amici, friendly, che non contengono enemy lords sopra, incluse la source e il luogo di partenza dove dobbiamo portare la roba. Se abbiamo delle ships nel nostro mat, possiamo indicare come source un porto e dire che non le prendiamo dalla città, dal luogo, le cose, ma le prendiamo dal mare, insomma andiamo gente a pescare. Quante provendor possiamo fare se indichiamo un port? Dipende quante ships abbiamo. Allora, il massimo è 2 ships per lord che un lord può avere, ok? Ricordo. Mettiamo che hanno 2 ships. No. Quante provendor fai? Fai una provendor per ship, una provendor per barca. Loro hanno 2 ship, quindi fanno 2 provendor. Bristol non è depleted, perché abbiamo detto che usiamo il porto, non le prendiamo dalla city. Serve per non fare depleted, esaurire i luoghi, fare sta roba qua. Allora, noi facciamo 2 provender, però da Bristol bisogna portare a Gloucester, quindi 2 provender da Bristol a Gloucester che abbiamo pescato, noi abbiamo commerciato, quello volete, in mare. Quindi abbiamo selezionato la nostra source, abbiamo le 2 ships per prendere le nostre 2 provender che da qua per un tratto di strada ci occorreranno i nostri 2 carretti per portarle ai nostri cosi. 2 provender, one way, 2 cards, ok, che c'è 2 provender, ci hanno procurato le nostre ships che non metterà depleted qua perché le abbiamo prese del mare. Alternativamente potevamo dire che magari non avevamo le ships, le prendiamo da Bristol, in questo caso sempre 2 carte per 2 provender perché è una city Bristol, però andrebbe depleted qui, ok? Tutto chiaro? Ok, quindi il nostro supply da che andiamo. Bene, analizziamo un altro modo per muoversi, perché abbiamo detto c'è tutto sto mare, questa isola, possiamo non solo muoverci per terra ma anche per mare. Guardate quanti porti, abbiamo visto ci sono le ships e quindi diciamo si può fare l'azione di sail. Questo ovviamente comporta avere delle ships e trovarsi in un port, ok, oppure in una casella d'esilio. Ci costerà l'intera carta come quando marciamo per il sentiero. Allora, come possiamo muoverci? Se siamo in un porto, possiamo andare in un porto adiacente dello stesso mare, vediamo il North Sea termina qui, possiamo andare in mare, nello stesso mare, oppure possiamo andare nel mare adiacente del porto. Se siamo già in mare, possiamo andare nel mare adiacente oppure in un porto del mare adiacente. Ovviamente la location deve essere free of enemy lords, non devono esserci lord nemici in mezzo alle scatole. Se siamo invece in una casella d'esilio possiamo muoverci in mare, va bene, non ha tanto senso, nello stesso mare, oppure in un porto dove si trova la casella d'esilio, tipo a Borgogna è sul North Sea. Oppure per esempio dalla Borgogna potremmo muoverci nel mare adiacente, English Channel. Dall'Irlanda potremmo stesso English Channel. Notiamo che per muoversi da Francia, Borgogna, Irlanda, ok, possiamo muoverci solo via mare, quindi servono le ships. Dalla Scozia possiamo andare via mare che ci porta al North Sea o se no via terra. Allora, per fare questo però ci servono le ships, ragazzi. Un lord può avere al massimo 2 ships, abbiamo visto. Quanta roba può portare una ship? Una ship può portare fino a 6 forces, non troops. Mi raccomando, ragazzi. Quindi le forces sono il totale di troops, che è il legno, più retinue, più eventuali vassal. Ok? In questo caso qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi ci servirebbero già 2 ships. Più ogni ship può portare un massimo di 2 provender e 2 cart. Quindi in questo caso qua ci servono 2 ships solo perché cediamo con le forces, che sono diverse dalle troops. Mi raccomando. Anche per il 6, ragazzi, conta la storia dei marshals, lieutenant, quindi se può fare un 6 di gruppo York che è marshal, fa gruppone, va in ferie è un'altra a Scarborough, così non so, è bello, Scarborough d'inverno per mare, e si porta dietro il signorino Percy perché è un marshal. Andiamo adesso a vedere un altro modo per fare provenders, ragazzi, perché abbiamo visto che possiamo fare il supply, però il supply c'è tutta la storia che bisogna essere luoghi amici di qua e di là, c'è sempre la tranquillità per farla, a volte siamo costretti a fare forage, cioè foraggiamo dove ci troviamo, cerchiamo di trovare qualcosa là. Allora,
consideriamo dove siamo. Prendiamo qua il segnalino Percy. Se siamo in un luogo amico, a Salisbury, abbiamo un successo automatico. Un punto comando, prendiamo una Provender, sempre una ragazzi, col forage, e mettiamo depleted qua, perché abbiamo preso una Provender. Però se per esempio eravamo a Newbury, che è neutrale, qui bisogna tirare un dado. Se facciamo da 1 a 4, ok, abbiamo fatto 5, abbiamo un fallito, niente. Però se facciamo da 1 a 4, prendiamo una Provender e mettiamo depleted. Ma se ci troviamo a Salisbury e Salisbury sta con gli Yorks, ragazzi, dobbiamo tirare un dado. Quindi vedete, possiamo prendere eventualmente Provender anche da luoghi nemici. Se facciamo da 1 a 3, ecco, abbiamo fatto 4, siamo sempre forti a tirare, che questo gioco non va bene. Però se facciamo da 1 a 3, prendiamo una Provender e qua mettiamo depleted. Ok, quindi può essere anche una roba per andare a rompere le scatole gli avversari, esaurire certe robe senza dover per forza cambiare prima il controllo politico. Questo era il forage. Bene, ma facciamo un'altra bellissima azione, l'azione di Tax. Prendiamoci coin a manetta perché sono il profumo dei Levin Campaign. E qui c'è da notare una differenza sostanziale rispetto agli altri capitoli, nel senso che negli altri un'azione di Tax ti costava l'intera carta, qui invece ogni azione di Tax costa un punto comando, ragazzi, quindi si possono fare più azioni di Tax nello stesso turno. C'è problema. Qual è però il procedimento, che in cosa differisce? Bisogna sempre indicare una source. Tu cosa puoi tassare? Tu puoi tassare solo la tua sede del lord che esegue. Quindi diciamo Somerset vuole tassare. Dove può tassare? Lui può tassare a Wells, perché Wells è la sua sede, è la sua seat. Può tassare solo a Wells. Però per farlo Wells deve essere friendly, deve essere schierata con i Lancastrians, e Somerset deve trovarsi o a Wells oppure può trovarsi anche da un'altra parte. Ma la source della nostra tax deve avere un percorso ininterrotto di locali amici e ovviamente privi di lord nemici, che se no gli fregano la roba, incluso il locale dove dobbiamo portare la roba, sia ovviamente dove dobbiamo prendere, un percorso ininterrotto di luoghi amici friendly, ok? Quindi da qua possiamo tassare il nostro Wells. Per tassare dobbiamo fare un check influence, quindi il solito procedimento, ci costa un punto influenza fare l'azione, più neanche qua ci conta il percorso, non lo contiamo, però possiamo pompare momentaneamente il nostro valore di influence per aggiungere un momentaneo più 1, più 2 spendendo 1 o 3 come nelle altre. Se riusciamo a superare il nostro check di influence, qua va depleted, oppure se era già depleted va exhausted, e ci prendiamo tanti coin quanto a seconda del tipo di stronghold che abbiamo tassato. Qua abbiamo tassato una city ti dà 2 coin. Se tassavamo una town o una fortress ti dà un coin. Londra, il luogo speciale, per esempio, ti dà 3 coin. Però se un lord tassa la sua seat non serve l'influence check, è automatico. Bene, dove sono gli altri posti dove possiamo tassare? Che qua andiamo a capire altre robe. Se noi abbiamo correntemente un vassallo, mettiamo che il nostro Somerset abbia reclutato Oxford, quindi questo sarebbe sul coso di Matt di Somerset, questo sarebbe in calendario. Ogni vassallo ha la sua sede, Oxford ha la sua sede a Oxford, quindi avendo il vassallo dalla nostra, essendo reclutato da Somerset, dico, perché è proprio Somerset che fa l'azione. Se sto vassallo qua l'avesse reclutato Henry, non potrebbe Somerset fare l'azione su Oxford. Noi possiamo comunque tassare la sede del vassallo che abbiamo reclutato. Somerset ha reclutato Oxford, è disponibile un nuovo posto da tassare. Capite la storia? Perché se no ogni lord, se non ha i vassalli, può tassare sulla sua sede. Ma ragazzi, i locali si esauriscono. Quindi avere i vassalli è fondamentale per avere luoghi da tassare. Tassare servono per i coin, per pagare truppe. Avere i vassalli oltretutto è un vantaggio, vedremo anche nel combattimento, perché sono delle truppe forti e oltre a prendere risorse per te le togli al nemico. Comunque possiamo tassare qua. Stessa roba, bisogna fare il check influence però. Oltretutto la sede del vassallo deve essere amica e l'eventuale percorso, incluso la sede di dove dobbiamo portare questi soldi a dove li prendiamo, deve essere libera da enemy lords. Quindi Oxford è amica, non ci sono enemy lords in mezzo alle scatole, possiamo tentare, facciamo un check influence per vedere se riusciamo a tassare Oxford. Quindi spendiamo di default un punto influenza
nel nostro tracciato, più possiamo pompare il valore e vediamo se facciamo il valore di influenza o meno col dado. Abbiamo tassato Oxford. Quante monete prendiamo, quanti coin, dipende da cosa tassiamo. Oxford è una city, quindi 2 coin, e oltre a quello andrebbe depleted. Ragazzi, l'altra azione che possiamo fare, che è identica però con alcune differenze da quella che facciamo anche nel levy, nella fase di levy, nel segmento master, è l'azione di parley, perché possiamo anche nella fase di campaign tentare di cambiare l'allineamento politico di una stronghold. Qual è la differenza? Lo possiamo fare solo nel locale in cui ci troviamo o nel locale adiacente, cioè collegata a un strato di strada. Oppure, ragazzi, ricordo port, che gli port, lo stesso mare, ammesso che abbiamo ship, sono considerati adiacenti. E ovviamente il luogo che targettiamo deve essere sempre libero da lord nemici e dobbiamo fare il check di influenza. Però, ragazzi, attenti che facciamo il check di influenza solo se targettiamo un luogo adiacente. La grande differenza è che se noi nella fase campaign facciamo il nostro parley nel luogo in cui ci troviamo, automaticamente facciamo uno shift in nostro favore senza dover fare il check influence preciso, che se il luogo dove ti trovi non è in tuo favore politico non puoi fare il parley in un luogo adiacente, prima sempre solo dove ti trovi, perché l'ultima azione che si può fare, ragazzi, può passare e non fare niente, come se fosse una carta press. Ma non ce la caviamo così. Bene, ora andiamo a vedere una cosa che ho ottenuto alla fine delle varie azioni. Queste erano tutte le azioni. Andiamo a vedere la conseguenza di certe azioni, perché soprattutto l'azione di March. Abbiamo prima accennato che se un bel lord va a trovare un altro lord, magari qua c'è Henry che si porta dietro Somerset, che vanno a trovare Edward March, e Edward in March quindi non ha la possibilità di fare avoid battle. Se due lord si trovano in uno stesso punto della mappa, quello che può avvenire è una battle, la nostra battaglia. Allora, in questa precisa situazione qua, vediamo che c'è il nostro Henry con Somerset che vanno in cerca di povero Edoardo. Edoardo ha due possibilità. La prima, accettare battaglia, e quindi andremo nel nostro fase di combattimento. La seconda è andare in esilio. Qui si combatte o si va via, insomma. Vediamo cosa comporta andare in esilio. In questo caso qua il povero Edoardo si sente un po' braccato, un po' soverchiato numericamente, dice vado in esilio. Allora gli Yorkist perderebbero punti influenza qui pari al valore influenza del lord che va in esilio. In questo caso il nostro Riccardo ha influenza pari a 2. Gli Yorkist perdono influenza, quindi i Lancaster ne guadagnano. Oltre al valore influenza del lord, se avesse avuto vassalli nel suo tappetino, insomma che avesse convocato qualche vassallo con lui, i vassalli sarebbero andati disband, che abbiamo visto prima. Avrebbe perso un punto influenza in più per ogni vassallo che sarebbe andato disband. Dopo di questo il nemico prende le spoils of war, come se fossimo nella battle, lo vedremo dopo. Si controlla il favore politico del luogo in cui è venuto l'approach. Se è a favore di chi è rimasto sul campo, prende tutti i cards e tutte le provender. Se fosse stato neutrale, avrebbe preso metà cards e metà provenders, round up. Se fosse stato invece nemico, non avrebbe trovato niente sul campo. Qui a città si sarebbero intascati tutto. Ragazzi, i coin non li prendi mai, cioè vanno persi. È la prima roba che la gente si frega, esatto, perdono via, mercenari che scappano, si portano via. I coins non restano sul campo qua. La cosa che si fa dopo è un disband, quindi abbiamo già visto il disband, si prende il lord, si toglie via il tappettino, tutta la roba qua via, si mette nel calendario tante box a destra del turno corrente pari a 6 meno il suo valore di influenza, che il valore di influenza è 2, non c'è da niente, si è modificato, quindi il suo valore di influenza base è 2, 6 meno 2 è 4, turno corrente è questo, 1, 2, 3 e 4. Però si mette il coso exile perché è in esilio, ragazzi. Andate a rivedere prima la fase Monster Exiles on Ready Vassals e troverete le risposte che cercate. Bene, questa era una possibilità. L'altra possibilità, quella più ovvia, Edoardo resti qui e quindi rifiuti l'esilio e accetti battaglia.
Togliamo i nostri cilindretti, indichiamo che qui sta avvenendo una battle e prendiamo il nostro battle mat. Il difensore, che il nostro Edoardo, deciderà come schierare i suoi, però ha solo un cilindro, quindi obbligatoriamente va al centro. In questo caso non fa molta differenza, però poi l'attaccante deciderebbe chi porre al centro, chi di fianco. Questa differenza solo se ci fossero più Lord in combattimento. Due Lord sempre obbligatoriamente al centro e andiamo a vedere una battle. Allora qui va a incidere il valor dei nostri Lords. Vediamo un bel 0 proprio l'esempio. Il nostro Edoardo ha un valore di 3. La prima cosa che facciamo è recuperare un po' di segnalini, quindi se Edoardo ha 3 gli mettiamo 3 segnalini valor. Questi sono segnalini che possono essere spesi per tentare di riassorbire danni alle unità. Poi vedremo meglio. L'altro step, quindi ognuno colleziona i propri segnalini valor o li tracciate insomma come volete i vostri punti di valor durante la battaglia. Dopo defenders, dopo gli attaccanti possono giocare eventuali carte evento, no? Che hanno la dicitura hold che abbiamo pescato durante la fase Arts of War e magari c'è scritto may play in battle. Ragazzi, lo step successivo è che prima il difensore poi l'attaccante può dichiarare se un qualsiasi dei suoi lord può darsi alla fuga, a fuggire. Per indicare questo ogni lord ha un suo retinue nel suo tappetino. Queste sono truppe, ma se qualora fuggisse lo dovrebbe flippare e questo indicherebbe fled. Vedete un -2 al death, che ci sarà un death check per chi è andato in rotta alla fine della battaglia. Questo ti dà praticamente un bonus, una possibilità in più di sopravvivere. Battaglie sono sanguinose, ragazzi, pericolose, come sempre, giustamente dovrebbe essere. E qua le teste volavano sovente e volentieri, facendoci un baffo della solita galanteria, cavalleria, codice, che di solito regnava nel Medioevo per i nobili. Comunque, se magari te la vedi brutta, che pensi di non sopravvivere un altro round di combattimento, è meglio sempre fuggire per avere un bonus. Se qualcuno fugge, il Lord immediatamente va in rotta, è routed, quindi si elimina dal battle mat, lo rimettiamo nel luogo dove si sta verificando la battle. La sua sorte la vediamo alla fine della battaglia, ma intanto teniamo nel tappetino sta cosa qua per indicare che è fuggito. Qualora ci fosse un buco nel centro del schieramento, mettiamo che Somerset è fuggito, qualcuno dovrebbe obbligatoriamente prendere il centro. Bene, ora sarebbe il momento di controllare gli engagements, nel senso ogni lord colpisce, attacca il suo lord di fronte. Questo ha senso se ci sono più lord nel campo di battaglia, così sarebbero York con Somerset e coso con Henry, oppure se per esempio ci fosse una situazione del genere, un lord che fiancheggia e ha il suo davanti libero colpisce il lord al fianco più vicino. Ok, quindi sarebbero 2 contro lui, no? Solita roba di Living Campaign, insomma. Qui il combattimento deterministico, nel senso che i danni inflitti, ogni unità ha un suo valore di danni inflitti che entrano automaticamente, bisogna solo controllare quanti danni fanno all'avversario che deve provare ad assorbirli. Provando a assorbire nei propri pezzi, ogni pezzo ha un suo valore d'armatura. Per assorbire un colpo bisogna tirare con un dado il suo valore d'armatura o inferiore. I valori d'armatura e i colpi che fanno sono indicati nel nostro player aid, che è molto comodo, e il combattimento si svolge in varie fasi. Quello che non è come al solito è che non c'è una fase di cavalleria. Infatti la guerra di 100 anni aveva insegnato che battaglie come quella di Agincourt, che il soldato del futuro sarebbe stato il fante, introduzioni come armi come quella dell'alabarda eccetera avevano indebolito la posizione e la forza di un cavaliere, nonché armi come l'arco lungo o comunque le nuove tecnologie che andavano affacciandosi. In ogni caso non c'è una fase di cavalleria, partiamo con la fase di missile, quindi prima tutte le unità da tiro, poi andiamo in melee. Ogni round sarà fatto così. La cosa nuova rispetto agli altri è che i colpi vengono inflitti in simultanea. Negli altri capitoli il difensore andava sempre primo in ognuna delle fasi, in questo capitolo andava in simultanea. Questo non è sempre per una scelta di meccaniche, è
per rappresentare ovviamente quello è il momento storico. Un gioco accurato in una guerra delle rose, anche per parole del designer, non può favorire il difensore, perché si è verificato che l'80% delle battaglie le ha vinte l'attaccante, quindi il difensore non avrà mai un reale vantaggio, come aveva magari negli altri titoli della serie, che comunque erano anche periodi antecedenti, perché erano nel XIII secolo oppure nell'XI, in cui il difensore aveva un reale vantaggio, e sono sempre scelte accompagnate al contesto, non un gioco empio, andate a giocare di terra, va bene. Comunque in ogni fase, per esempio, non lo so, adesso qua abbiamo i longbowmen che fanno 2 danni a testa, ok, 2, 4, la milizia fa mezzo danno nella fase missile, si va sempre per eccesso, quindi 2, 4, 5, sempre 4 e mezzo che va a 5. Il nostro Henry qua ha 2 unità di longbowmen, quindi fa 4 danni più altri 4 milizi, quindi sono altri 2 danni, sono 6. Ci mettono qua i segnalini che gli orchi spingono 5 danni, i Lancastrian 6, quindi uno alla volta. Prova assorbire i danni, si può fare un'unità alla volta, ragazzi, anche un'unità, una umile milizia col suo valore d'armatura di 1, se tiri 6-1 di fila assorbi tutti i 6 danni dei Lancaster. Va bene, se qualche unità è colpita non supera testa armatura, ovviamente va su rooted, quindi fino alla fine della battaglia non combatte più, è ferita, poi bisognerà vedere se è morta definitivamente, che fine fa. Da dire, i vassalli sono truppe forti perché fanno 2 danni, hanno 4 d'armatura. Le retinue addirittura fanno 3 danni e hanno 4 d'armatura. Dopo la fase missile c'è la fase di melee. Nella fase di melee, per esempio, i longbowmen non hanno danni nella fase di melee, contano solo per il missile, mentre nella milizia conterebbe anche per il melee. Questi contano solo per il melee. Vabbè, insomma, ogni unità, come detto nel player aid, la rassegna dei valori. La cosa che ci interessa a noi è che immediatamente quando un lord durante la battaglia ha o tutte le troops, che ricordo sono solo il legno, ragazzi, solo il legno, oppure la retinue è ancora vassalli e legno rooted, il lord è rooted, capito? Quindi o tutta la sua gente qua o la sua scorta personale qua, la retinue, il suo corpo scelto, indipendentemente da se c'è ancora qualcosa dell'altro o vassallo, capito? O la retinue o tutto il legno è rooted, il lord è rooted. Quando è rooted si toglie dal coso immediatamente, si rimette nel luogo della battaglia e a fine battaglia si stabilisce il destino di questa gente. Quindi andiamo un attimo a vedere però il valor, cosa serve. Quando un'unità dovrebbe assorbire un colpo, mettiamo un momento cruciale, dobbiamo assorbire un colpo, vedete, abbiamo o lo assorbiamo con il Man at Arms, che è la nostra ultima troupe, però, o con la retinue, che se la retinue va via siamo fregati. Abbiamo fallito il test con il Man at Arms, che è 1-3, possiamo spendere un valor per provare un reroll, un 2, ecco. Però se per esempio avesse fallito di nuovo, non possiamo spendere più di un valor per la stessa unità, no, questo non lo possiamo fare, massimo un reroll per unità. Quindi se poi falliva di nuovo, qua saremmo stati rooted, ok? Il valor si può usare anche per il vassallo, per quello. Quindi siamo andati rooted. Nuovo round, stessi step, però si verifica prima se un side non ha più Lord on the field, quindi che è il caso degli Yorkist, allora si finisce automaticamente la battaglia, chiaramente, e si determina un vincitore e un perdente, che sono i vincitori Lancastrian, perdenti sono gli Yorkist in questo caso. Allora, il vincitore intanto guadagna influenza pari alla somma delle influenze di tutti i lords nemici che hanno perso la battaglia, più 1 per ogni vassallo che avevano, che andranno disband, nel loro tappetino. Capite, se per caso mi dicevano gli York avevano 5 di influenza Somerset e 5 Harry, erano 10 influence points. Huge blow. Poi si controllano le spoils of war, come quando è andato in esilio, quindi si controlla se il luogo è a favore, neutrale o contrario alla parte che ha perso. Se è a favore della parte perdente non lascia niente sul campo, se è a favore invece della parte vincente prendi tutti i cards e i provendors, se è neutrale prendi metà per eccesso. I coins non li ritrovi mai sul campo, quelli non si sa come spariscono subito. Bene, poi la parte, i lord che sono unrooted controllano se le truppe qua aveva perso le 4 milizie, queste qua potrebbero recuperare. Cosa devi fare? Devi tirare un dado, devi fare il check dell'armatura, come quando provi a assorbire un colpo.
loro hanno armatura 1, quindi in questo caso possiamo tirare 4 dadi tutti assieme, non c'è bisogno di differenziare. Ecco, no, sono tutti morti definitivamente, quindi tornano nella cisterna qua, cloaca massima. Bene, nel momento del death check bisogna controllare qua cosa succede a chi ha vinto, ha perso, ma anche a chi ha vinto. Allora, intanto qua si possono giocare altri eventi, hold events, le nostre Arts of War che magari hanno la dicitura hold, e potrebbero play upon death checks. Quindi quando checchi per vedere se qualcuno ci ha tirato le cuoia, ci sono robe che possono fare da surprise. Prima i difensori, uno per uno, guardano i loro lords che sono rooted, cioè che sono stati eliminati durante la battaglia oppure che sono fuggiti. Allora, difensori era Edoardo. Edoardo è rooted, non ha avuto la possibilità di fuggire perché non ha fatto tempo a fare il fled, quindi deve tirare un dado. Ragazzi, qua hai 2/3 che il lord muoia. Tiri un dado, se fai 1 o 2 ti salvi, da 3 a 6 il lord muore. Morire vuol dire permanent removal, cioè questo basta, togli via anche la carta, gli puoi dare fuoco fino alla fine della campagna, non è più in gioco. Però poi tocca anche al vincitore. Il vincitore, se vi ricordate qua, Somerset all'inizio ha detto il nostro esempio, tanto per mostrare le cose, e ha fatto il fled. Questo ti dà un -2 al dado, quindi vuol dire che da 2/3 hai solo 1/3 di possibilità di morire, solo se tiri 5 o 6. Con 2 non è morto Somerset, vedi che roba, aver fatto il fled al momento giusto. Quindi cosa succede? Riccardo è morto, cioè è removal. Invece Somerset, che non è morto, fai un disband, quindi togli dal gioco, lo metti nel calendario, reclutabile più avanti, come già detto prima, un tot di caselle a destra del turno corrente pari a 6 meno il suo valore di influence. Ovviamente ragazzi, se dei lord che sono stati rooted, disband, e avevano dei vassalli vanno disband, quindi tutto il procedimento di prima, li prendiamo, li mettiamo sul calendario che a seconda del valore di service bla 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 ritorneranno in mappa più avanti e saranno rireclutabili più avanti. E queste sostanzialmente erano le nostre battaglie, ma ragazzi abbiamo il concetto principe di Levy and Campaign. Ogni lord che alla fine della propria fase command, ovvero il gioco di una carta, perché ricordiamoci che qua è un'alternanza di una carta ai ribelli, poi una carta ai re, poi l'altra carta ai ribelli, l'altra carta ai re, alla fine di una carta tutti i lord che hanno fatto cose che nella fattispecie è mosso, combattuto, saranno stati marchiati, tacciati di questo segnalino moved, fought. Questo lord ha mosso, combattuto, quindi ha fatto cose, quindi deve mangiare. Bisogna nutrirli sti cosi qua, cioè non è che campano così di aria in giro per la Gran Bretagna, di sogni, di aspettative. Nutrimento, cose concrete. Quanto mangia sta gente? Mangia una provender ogni 6 truppe. Una provender ogni 6, quindi molto truppe, mi raccomando. Però le retinue e i vassalli non mangiano, devi contare solo il legno. Una provender ogni 6 legni, sei a posto, sei a cavallo. Se però tu non hai le provender è la stessa storia come quando non hai il coin per pagarle nella fase pay, inizio turno, cioè il pillage selvaggio sistematico eventuale del luogo, se non è exhausted. Se è exhausted fai disband, poi c'è tutta la storia è la stessa roba del pillage per il coin, fai il pillage per il cibo. Vi rimando a timestamp al pillage precedente, ok? Stessa roba, quindi attenti, pagare, nutrire, qua stare sempre in bolla perché sennò succedono disastri. Come la fase pay, uguale, solo che ci sostituite il cibo con il coin. E ovviamente si può sempre share i luoghi, lords nello stesso locale, share the assets, must share. Bene, finita la nostra fase campagna, ognuno ha esaurito il suo mazzo di Moment Cards che aveva costruito nella fase di plan. Andiamo nella fase End of Campaign. Nella fattispecie
adesso c'è la fase dove si controlla e si aggiusta l'influenza, la fase Tides of War, come sta andando sto conflitto, insomma. Bene, a ogni lato conta quanti punti fa e poi si aggiusta il punteggio del valore netto. Quanti punti facciamo? Allora, facciamo un punto se abbiamo almeno un lord nel sud, nel Wales, nel nostro Galles e in the north, perché se ne abbiamo 10, quindi possiamo fare al massimo 3 punti, non conta se abbiamo 10 lord nel sud, un punto se abbiamo almeno un lord in uno di questi luoghi, massimo 3. Dopo però facciamo 2 punti se dominiamo una di queste 3 regioni. Per dominare bisogna avere il controllo di tutte le strongholds, non controllo, il favore politico di tutte le strongholds, abbastanza difficile. Poi si controlla chi ha il favore a Londra, London, chi ha il favore a Calais, 2 punti, favore a Harlech, che è qui, 1 punto Harlech. Poi si controlla chi ha più cities, chi è avanti nelle cities, 2 punti influenza, nelle fortresses, 1 punto influenza, nelle towns, 1 punto influenza. Poi varie capabilities, che potrebbero essere, non lo so, Somerset qui ha council member, è un membro del consiglio, e quindi nella each Tides of War this lord adds +1 Lancastrian influence point, ragazzi, quindi attenti. Dopodiché in vari turni del calendario, quelli di inizio anno, in ottobre, nella fase di autunno, c'è anche, come segnato nel calendario, Gain Lords Influence, quindi ogni lato controlla i lords che ha nella mappa, quindi mappa, vi ricordo, anche le exile boxes, fai la somma dei lord che hai, anche quelli sono points, solo però nei turni indicati del calendario. Bene, fate il totale, poi fate la differenza netta e aggiustate questo se in favore dell'uno o dell'altro. Dopo, ragazzi, c'è una fase di disembark, perché può succedere una roba spiacevole per i lord avventurosi che sono rimasti nel mare alla fine della fase campaign. Può succedere uno shipwreck, nel senso che chi è rimasto in mare deve tirare un dado e fare un check. Dall'1 al 4 muore, annega, viene affondato, viene fatto affondare, insomma succede robe spiacevoli, pericolose il mare, e permanently removal è come quando ti uccidi in combattimento, addio per sempre dalla partita in gioco, puoi metterlo nella scatola. Se invece tira un 5 o un 6 può immediatamente fare un disembark. Dove può fare un disembark? In un porto nel mare adiacente, nel mare dove si trova, però deve essere libero da lord nemici. Deve fare immediatamente, però feed, deve essere subito nutrito, deve mangiare. Quando fai sail fai feed, come quando march, ok, mosso, combattuto, con conseguente discorso che se non puoi fare feed, cioè non hai abbastanza roba per nutrire, vai di pillage e poi tutte le varie conseguenze poi possono accadere. Se non c'è, mettiamo che sono tutti occupati da lord nemici, il nostro signorino qua, questi sono tutti i porti occupati da lord nemici, il nostro signorino qua andrebbe disband, vai sul calendario, tutto il procedimento che abbiamo detto e ridetto stradetto. Ragazzi, poi si può verificare la fase di controllo vittoria. Ogni scenario può avere un victory check, una threshold, una soglia vittoria, magari potrebbe essere a 25, si guarda se un lato l'ha raggiunta e se l'ha raggiunta ovviamente ha vinto immediatamente. C'è un'altra condizione di vittoria istantanea nella fase di victory check, è che un lord che una fazione non abbia più lord sulla mappa, che include, ragazzi, le box di esilio, e non ne abbia nessuno in esilio sul calendario. Cioè, se c'è un lord, poi, ragazzi, a seconda sempre della stagione, del mese, dei mesi in cui, la parte dell'anno in cui ci troviamo, è indicata nel nostro calendario, potrebbe esserci una fase di grow, cioè se è agosto o settembre rimuoviamo i depleted, mentre gli exhausted vanno a depleted, praticamente tutte le robe cominciano a rigenerarsi di uno step. Poi, ragazzi, c'è una fase di waste, ragazzi, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. I provendors, i cards, le ships vanno dimezzate e si calcola per eccesso, mentre le troops e i coins tornano agli standard di partenza della Lord Cards. Quindi quello che c'entra, cioè, vedete, per esempio qua Henry è rimasto 4, però di partenza riparte con 8 truppe.
Ragazzi, poi c'è una fase di reset. Se abbiamo qualche carta in mano con la dicitura hold, quelli che tieni in mano, possiamo decidere di scaltarla volontariamente. Questo perché potremmo farlo, perché ricordiamoci che ogni carta che teniamo in mano o come capability è un evento che togliamo dal nostro mazzo. Se c'è qualche carta in gioco di scampegna eccetera, via, la scartiamo e prendiamo il nostro marker e lo mettiamo il turno dopo alla fase levi. Se questo era l'ultimo turno del nostro scenario, ragazzi, e nessuno ha raggiunto la soglia di vittoria oppure non c'è stata una sconfitta automatica, chiaramente vince a più punti influenza. Bene ragazzi, io adesso non ho più niente da dire, abbiamo fatto un tutorial, spero di essere stato chiaro, che questo video possa essere d'aiuto e di chiarimento. Questo era il volume numero 4 del Levin Campaign, che ci riporta la guerra delle rose, una serie ideata da Folko Ranky. Io sono stato James, questo era Winter Quartering. Ci sentiamo per nuove fasi di Levin Campaign. Fate i bravi, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, che sennò qua vi arrivano a casa i Lancaster e loro non pagano mai i propri debiti. Ciao ragazzi, statemi bene.